Vangelo secondo Luca. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico di oggi inizia con una annotazione apparentemente superflua. 8 giorni dopo questi discorsi. Viene immediatamente da chiedersi: ma di che cosa aveva parlato Gesù 8 giorni prima? Un discorso così importante che l'Evangelista lo richiama prima di raccontare l'episodio della trasfigurazione di Gesù. Andiamo a sfogliare il Vangelo e troviamo che 8 giorni prima Gesù aveva fatto un discorso molto importante. Aveva presentato la sua proposta di uomo riuscito. Tutti noi non possiamo nella nostra vita tirare a campare, respirare, mangiare, cercare di goderci la nostra esistenza. Se siamo uomini ci dobbiamo chiedere: che senso ha la mia vita? Come l'ha imposto? Quali sono i valori sui quali io voglio puntare la mia esistenza, in modo che rimanga qualcosa di questo mio passaggio nel mondo. Gli uomini ci fanno tutti le loro proposte e anche Gesù fa la sua. Fede in Cristo significa proprio accogliere la sua proposta di vita, una proposta che Lui ci fa non solo a parole, ma poi la incarna nella sua vita. Prendere o lasciare. Se vuoi costruire la tua vita sulla sua proposta, eccola. E l'ha detto 8 giorni prima. Ha detto: vuoi essere una persona di successo non secondo il mondo, ma secondo Dio, non pensare a te stesso. Giocati la vita come dono di amore, come io faccio. Io vado a donare la vita. Se vuoi seguire me, questa è la proposta di vita riuscita che io ti faccio. Luca pone questo racconto della trasfigurazione di Gesù per preparare i discepoli a questo destino della vita di Gesù. Per quale ragione? Perché agli occhi del mondo, e noi mediteremo proprio in questo tempo pasquale sulla conclusione della vita di Gesù, che non è stata una conclusione di successo secondo i criteri di questo mondo, anzi è stato un fallimento, per cui Luca
per le sue comunità cristiane ha scritto questo brano e oggi ci viene proposto proprio per riuscire a leggere nel modo corretto, alla luce di Dio, gli eventi della Pasqua. Agli occhi del mondo la vita di Gesù non è stata quella di un vincitore, ma quella di uno sconfitto. Del resto, la sua nascita è avvenuta non fra i grandi di questo mondo, ma lui compare proprio in quella graduatoria che è stata fatta dall'Evangelista Luca all'ultimo gradino. Al primo gradino c'era Cesare Augusto, poi Quirinio e poi giù in questa scala fino a quando arriva lui. Agli occhi del mondo lui è proprio l'ultimo, il gradino più in basso. Ci chiediamo, ma agli occhi di Dio è questa la graduatoria degli uomini grandi e di successo? Ma poi anche durante la sua vita, chi ha frequentato Gesù? I grandi di questo mondo? Certamente no, perché quando Erode Antipa voleva vederlo e gli riferiscono: guarda che Erode Antipa ti aspetta nel suo palazzo, Gesù ha detto: non appartiene al mio giro. Il giro di Gesù non era quello dei grandi di questo mondo, ma quello dei poveri, degli ultimi peccatori, malati, quelli che erano rifiutati da tutti. Quindi non apparteneva a quel giro di persone di successo, un fallito agli occhi del mondo. E questo soprattutto nella conclusione della sua vita. È stato condotto al patibolo come un comune criminale, è morto sulla croce fra due ladroni. Gli interrogativi che si ponevano i cristiani delle comunità di Lucca sono quelli che ci poniamo anche noi oggi e dobbiamo porceli. Varrà la pena giocarsi la vita su un simile personaggio? Sono altre le persone di successo nel mondo e sono altri i vincenti. Allora, su chi puntiamo la nostra vita? L'Evangelista vuole che i suoi lettori e noi oggi facciamo l'esperienza della trasfigurazione, che propriamente l'Evangelista Luca non chiama trasfigurazione, metamorfosis in greco, ma impiega un altro termine, lo vedremo. Vediamo il racconto. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e salì su un monte a pregare. C'è un'icona sullo sfondo e in questa icona voi vedete Gesù con i discepoli che sale sul monte e vedete anche i discepoli che scendono dal monte e poi vedete Gesù che è trasfigurato, poi vedete Mosè, vedete Elia e date già uno sguardo anche ai 3 discepoli, li vedete prostrati, cercano di coprirsi gli occhi, lo vedremo il perché. Teniamo presente quindi l'interrogativo che Luca vuole chiarire, il dubbio che si trova nella mente dei cristiani del suo tempo e anche nelle nostre menti. Quest'uomo che non è una persona di successo potrà essere seguito, oppure dovremo puntare su altre immagini di uomo. Salgono sul monte. Il monte non è un monte materiale, non è il monte Tabor. È un momento in cui un gruppo di discepoli, non tutti, sono 3 soltanto, che insieme con Gesù entrano nei pensieri di Dio. Il mondo rappresenta la situazione in cui si trovano tutti gli uomini, ma il monte è dove gli uomini cominciano a pensare in un modo diverso dal pensiero di tutti. E non sono nemmeno tutti i discepoli che entrano in questo pensiero di Dio. Soltanto 3, probabilmente i più preparati, quelli che avevano cominciato a capire qualcosa di più della proposta che Gesù stava facendo. Alcuni iniziano a vedere la persona di Gesù con occhi diversi dagli uomini. I giudizi del mondo li conosciamo, e forse anche quelli dei cristiani.
quali sono i giudizi che sono stati dati su Gesù e che vengono dati ancora oggi. E dicono allora un facitore di miracoli, anche Erode lo apprezzava per questo. È stata una persona eccezionale, straordinaria, però la proposta che lui fa è estremamente impegnativa. Lui propone la sua persona come l'uomo riuscito, e noi vedremo proprio in questi giorni che agli occhi del mondo non è per nulla una persona riuscita. Varrà quindi la pena seguirlo? Il brano dice che Gesù è salito sul monte a pregare e in questa preghiera chiaramente ha coinvolto anche i suoi discepoli. L'obiettivo quindi non era di trasfigurarsi, è salito a pregare. È uno di quei momenti, la preghiera, sono momenti spiritualmente intensi, nei quali Gesù scopre anzitutto lui qual è il destino al quale è chiamato. Lui è venuto per dare inizio a un mondo nuovo, per cambiare questo mondo che era un mondo di belve, in cui si competeva, in cui ci cercava di sopraffarsi gli uni con gli altri. Lui è chiamato a salvare gli uomini e nella preghiera, proprio unendosi al pensiero del Padre, lui comprende che la sua vita non sarebbe stato un trionfo, ma avrebbe cambiato il mondo con una sconfitta. Proprio quello che accade all'agnello in mezzo ai lupi, il modo di cambiare la testa dei lupi, gli uomini, non è presentarsi come il lupo più grande e più forte, ma come agnello. Soltanto mostrando che è donando la vita che si è realmente uomini, non distruggendo la vita degli altri, vincendo, sconfiggendo gli altri, ma amando, donando se stessi per la vita degli altri. E mentre pregava, il suo volto divenne altro. L'Evangelista Luca non dice che c'è stata una metamorfosi nel volto di Gesù, che Gesù è stato trasfigurato. Dice che nella preghiera l'aspetto del suo volto è divenuto altro e la sua veste divenne sfolgorante. Che cosa significa questo cambiamento di aspetto? Un cambiamento di aspetto che nella preghiera anche i 3 discepoli notano, s'accorgono che il volto di Gesù, così come è visto dagli uomini, in realtà è ben diverso. Come lo vedono gli uomini? Loro sono nel mondo di Dio. Gli uomini lo vedono come uno sconfitto, come un fallito, quindi brutto. Ma nella preghiera, con la luce di Dio, dal quale è illuminato quest'uomo che ha donato la vita, appare come l'uomo autentico, quindi l'uomo bello, l'uomo riuscito, il figlio che riflette il volto di Dio. I volti degli uomini che assomigliano a lui, che si fa servo per amore, sono belli. I volti che non assomigliano a lui e quindi che non donano la vita ma la tolgono agli altri sono volti di uomini disumani, brutti, incutono paura, vogliono umiliarti, schiacciarti, perché questo a loro serve per realizzare il loro successo, salire più in alto, anche schiacciando i fratelli. Gesù è l'uomo bello, perché non fa queste cose, ma trasforma la sua vita totalmente in amore. Eccola la luce nuova che i discepoli vedono sul volto di Gesù. Il volto di Gesù nella preghiera, e soltanto nella preghiera, cioè entrando in questo pensiero di Dio, soltanto allora questo volto diviene altro, altrimenti è un volto di fallito, esattamente come la pensano gli uomini che non pregano, che non accolgono la luce del cielo. E compaiono poi, adesso sono immagini bibliche, quelle che vengono impiegate per descrivere
questa esperienza che hanno fatto 3 discepoli, che noi oggi dobbiamo fare. Se noi non vediamo questa trasformazione del volto di Gesù illuminato dalla luce del cielo, anche noi possiamo essere tentati di vedere questo volto come gli uomini. Sì, un uomo buono, grande, riuscito, ma io non lo seguo perché non voglio essere un fallito secondo i criteri di questo mondo. Ma se tu non sei un fallito secondo i criteri di questo mondo, cioè tu non domini, non schiacci, ma doni la tua vita agli altri, allora tu sei un riuscito, ma agli occhi di Dio, non agli occhi di come pensano tutti. Compaiono 2 personaggi che rappresentano questo Mosè ed Elia, la legge e i profeti. Tutto l'Antico Testamento che dialoga con Gesù. Che cosa significa l'Antico Testamento dialoga con Gesù? Significa che per capire ciò che è accaduto a Gesù, noi dobbiamo accostarci alla parola di Dio dell'Antico Testamento, perché questo Antico Testamento, attraverso i profeti, ci prepara a capire cosa è accaduto in Gesù. Lo ricordiamo, il profeta Isaia, quando dice che il servo del Signore, destinato a portare la luce nel mondo, avrebbe sofferto. Perché? Perché si sarebbe scontrato con la tenebra del mondo, e la tenebra del mondo vuole perpetuare il suo dominio, e questa luce però squarcia l'oscurità dell'odio, dei rancori, delle guerre, e introduce nel mondo una luce nuova, che è quella dell'amore. L'uomo che ama al punto di donare tutto se stesso anche per i propri nemici. E difatti Pietro e i compagni restano oppressi dal sonno. Questa anche è un'altra immagine. Sonno significa il momento in cui noi chiudiamo gli occhi. E chiudiamo gli occhi quando la luce ci dà fastidio. E i 3 discepoli, quando nella preghiera hanno compreso questo cambiamento del volto di Gesù, si rendono conto che seguire Lui vuol dire puntare la vita sulla sua proposta e quindi donare la propria vita come agnelli. Chiudono gli occhi perché questa luce li spaventa. Non potevano non spaventarsi. Del resto, questo sonno noi lo vediamo ancora in questi 3 discepoli nel Getsemani, quando anche lì chiudono gli occhi per non vedere il destino incontro al quale sta per andare il loro maestro. Noi cristiani di oggi però dobbiamo risvegliarci da questo sonno se vogliamo che la nostra vita sia riuscita. Lo dice Paolo nella lettera ai Romani: è il tempo di svegliarvi dal sonno, la notte è avanzata, il giorno è vicino. I 2, Mosè ed Elia, si separano da Gesù e Gesù rimane solo. Vuol dire che l'Antico Testamento serve per portarci a capire Cristo, ma quando ha svolto questa missione noi dobbiamo puntare gli occhi adesso su Gesù, ed è ciò che noi faremo in questa settimana santa, in questo tempo di Quaresima che ci prepara la settimana santa. Sarà quello di contemplare questo volto, ma di chi prega, di chi lo vede alla luce del cielo. E Pietro dice: Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende, ma non sapeva quello che diceva. Pietro, fare una tenda significa non muoversi, stabilire una residenza, rimanere in un certo posto. Invece il cristiano è uno che è in cammino, che sposta la sua tenda, perché vive nel mondo, vive accanto ai fratelli, ed è proprio nel contatto con i fratelli che lui può davvero donare la propria vita, offrire loro tutto quello che il Signore ha posto nelle sue mani perché loro vivano e siano felici. E Pietro vorrebbe fermarsi già al momento in cui c'è la vita riuscita, ma non c'è una vita riuscita se prima non si passa attraverso questo dono, e questo dono richiede un grande sacrificio, anche se è soltanto in questo dono di amore che noi sperimentiamo la vera gioia.
compare una nube. Questa è pure un'immagine biblica, noi la conosciamo molto bene, perché indica la presenza di Dio. Nell'Antico Testamento, il monte Sinai, quando Dio scendeva per parlare con Mosè, il monte veniva coperto dalla nube e i discepoli entrano in quella nube che li avvolge. Entrano nel mondo di Dio, nel pensiero di Dio. Si rendono conto che anche il loro destino sarà quello del Maestro se lo vogliono seguire. E da quella nube che indica il mondo di Dio, sono tutte immagini, non è una cronaca di un avvenimento materiale, no, è un'esperienza interiore raccontata con immagini bibliche ed è un'esperienza che tutti noi dobbiamo fare. Ascoltare quella voce che esce dalla nube, cioè viene dal cielo, viene da Dio ed è la voce che ci indica il cammino di una vita riuscita. Dice: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Ascoltare nella Bibbia significa accogliere la proposta che ci viene fatta da questo figlio. Figlio, per i semiti, significa colui che assomiglia al Padre. Il Padre del cielo riconosce in Gesù di Nazaret il proprio volto. Dio è amore e in Gesù di Nazaret noi vediamo il volto di Dio fatto uomo che trasforma tutta la sua esistenza in dono di amore. Ascoltatelo. I discepoli, quando termina questa voce, tacciono e in quei giorni non riferiscono a nessuno l'esperienza che hanno fatto. Non potevano riferirla perché non avevano ancora visto come sarebbe andata a finire poi la vita di Gesù. E noi ci chiediamo oggi, noi lo sappiamo come sia conclusa la vita di Gesù. Lo ripeto, una vita che agli occhi del mondo non è certamente un successo, ma agli occhi di Dio, e la voce del cielo lo ha confermato, quella è la vita riuscita. Ascoltate Lui se volete essere come Lui, miei figli. Ci chiediamo, quando è che noi faremo questa esperienza? Eccoci che torniamo a quegli 8 giorni dopo, e nell'8° giorno, quando ogni domenica noi ci uniamo con la comunità cristiana, noi abbiamo la possibilità e la proposta di contemplare quel volto di Gesù di Nazaret e di vederlo trasfigurato, cioè vederlo altro, vederlo cambiato rispetto a quello che è il giudizio degli uomini. Ed è ogni 8 giorni che noi siamo invitati a riflettere su quel volto trasfigurato e a renderci conto che della nostra vita rimarrà soltanto l'amore che avremmo costruito. Tutto il resto verrà eliminato, ma l'amore no, perché l'amore è vita di Dio. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.